Nella lezione di oggi faremo un esercizio che trovo molto utile per praticare e migliorare una lingua straniera. Descriveremo un'immagine. Ogni volta che faccio questo tipo di esercizio, quando studio l'inglese o lo spagnolo, imparo tantissime parole ed espressioni nuove e soprattutto pratico attivamente la produzione orale o la produzione scritta. Prima di cominciare mi presento se è la prima volta che vieni sul mio canale. Sono Federico, un insegnante di italiano per stranieri. Su questo canale aiuto studenti stranieri come te a fare progressi con il proprio italiano grazie a contenuti di vocabolario, grammatica e cultura italiana. Se non lo hai già fatto, ti invito a iscriverti al mio canale e ad attivare la campanella delle notifiche per non perderti nemmeno una delle prossime lezioni. È un piccolo gesto per te, completamente gratuito, ma per me questo fa una grandissima differenza. Come funziona l'esercizio di oggi? Per prima cosa io ti mostrerò un'immagine e ti darò qualche secondo per osservarla bene. Potrai mettere in pausa il video e scrivere la tua descrizione usando un foglio di carta o lo spazio dei commenti. Quando descrivi un'immagine, cerca di essere il più dettagliato possibile. Non importa se non conosci il nome di tutti gli oggetti o se ti mancano delle parole per esprimere quello che vuoi. Puoi sempre cercare le parole che ti mancano sul dizionario. Non limitarti a descrivere solo gli oggetti che vedi nell'immagine. Prova anche a immaginare le relazioni tra i personaggi presenti nella fotografia, le sensazioni che stanno provando. Prova a descrivere la situazione nel suo complesso. Ecco l'immagine del nostro esercizio. Ti lascio tutto il tempo che vuoi per mettere in pausa il video e descriverla. Passiamo alla seconda fase del nostro esercizio. Ora ti mostrerò nuovamente la fotografia, ma questa volta sentirai anche la mia voce. Ti darò la mia personale descrizione di questa immagine, ma attenzione, la mia descrizione conterrà 6 errori. Ti sfido a individuare tutti e 6 gli errori presenti nella mia descrizione. Sei pronto? Cominciamo! In questa foto, 4 giovani donne si godono un momento di spensieratezza all'aria aperta, sorseggiando una birra fresca in un contesto urbano e vivace. Il loro linguaggio del corpo trasmette complicità, sembrano amiche di vecchia data, unite da un profondo legame. Il loro buon umore è contagioso. L'atmosfera è quella tipica di una domenica pomeriggio trascorsa senza pensieri, staccando la spina. Si vede che sono a loro agio e che si stanno divertendo l'una con l'altra. Il sole splende nel cielo e illumina la scena. Probabilmente è una calda giornata primaverile o estiva, come possiamo intuire dai loro vestiti. La ragazza sulla sinistra si sta divertendo molto. È mora e indossa una maglietta bianca attillata a maniche corte, un paio di jeans e una cintura nera. Accanto a lei c'è una ragazza un po' più bassa, sovrappeso, anche lei mora, che porta i capelli legati e indossa un paio di occhiali da vista. Porta una maglietta nera smanicata e una gonna verde smeraldo. Inoltre indossa dei braccialetti e una collana. La ragazza alla sua sinistra ha i capelli biondi e lisci,
Porta degli occhiali da sole, una camicia di jeans e dei pantaloni neri. Infine, la ragazza a destra ha il viso coperto dai capelli ricci e castani. Sotto la giacca di jeans indossa un vestito scuro. Alle loro spalle vediamo un murale vivace e dai colori sbiaditi. Com'è andata? Sei riuscito o riuscita a trovare gli errori presenti nella mia descrizione? Ora ti do le soluzioni. Se preferisci, puoi ascoltare la mia descrizione una seconda volta per provare a individuare tutti e sei gli errori. Ho iniziato dicendo che la ragazza sulla sinistra è mora e indossa una maglietta bianca attillata a maniche corte. La ragazza è mora e indossa una maglietta bianca, ma questa maglietta bianca è larga, non è attillata. In italiano usiamo l'aggettivo attillato per indicare un vestito, un capo d'abbigliamento stretto, così stretto che è aderente al corpo e ne mostra le forme. Questa maglietta è piuttosto larga, non è attillata. Passiamo al secondo errore del nostro esercizio. Accanto a lei c'è una ragazza un po' più bassa, sovrappeso, anche lei mora. La ragazza accanto a lei è un po' più bassa, è mora, ma non è sovrappeso. Diciamo che una persona è sovrappeso quando pesa più di quanto dovrebbe, più del peso indicato per la sua altezza. In questo caso, la ragazza di cui stiamo parlando è magra, assolutamente magra, non ha un filo di grasso, quindi non è sovrappeso. La stessa ragazza porta i capelli legati e indossa un paio di occhiali da vista. Questo è il terzo errore della mia descrizione. La ragazza porta i capelli legati, ma non indossa un paio di occhiali da vista. Questi occhiali sono da sole. Gli occhiali da vista sono gli occhiali che servono per vedere meglio. Passiamo al quarto errore della mia descrizione. Ho detto che questa ragazza indossa dei braccialetti e una collana. Effettivamente indossa una collana, però non porta nessun braccialetto. Al massimo possiamo dire che porta degli orecchini grandi, ma non porta nessun braccialetto al polso. Passiamo al prossimo errore. La ragazza alla sua sinistra ha i capelli biondi e lisci, porta degli occhiali da sole, una camicia di jeans e dei pantaloni neri. Mi sembra tutto vero, tranne un dettaglio. Questa ragazza non ha i capelli lisci, ha dei capelli che possiamo definire mossi o ondulati, cioè dei capelli che non sono né ricci né perfettamente lisci, sono ondulati, mossi. E infine passiamo all'ultimo errore della mia descrizione. Io ho detto che dietro queste ragazze, alle loro spalle, vediamo un murale vivace e dai colori sbiaditi. Non possiamo dire che i colori sono sbiaditi. L'aggettivo sbiadito indica proprio il contrario, un colore spento, un colore smorto. Abbiamo detto che il murale presenta dei colori vivaci e accesi, possiamo dire, non sbiaditi, sono colori accesi, colori luminosi. E siamo arrivati alla terza e ultima fase del nostro esercizio. Nella mia descrizione ho usato alcune parole un po' particolari, alcuni sostantivi, aggettivi, verbi,
espressioni. Ora ti mostro le definizioni di queste parole. Le puoi vedere sullo schermo. Però chiaramente non sappiamo esattamente a quale parola si riferiscono queste definizioni. Ti faccio ascoltare di nuovo la mia descrizione e tu prova a indovinare la parola giusta per ogni definizione. Le definizioni sono queste che vedi sullo schermo. Numero 1, mancanza di preoccupazioni, serenità, allegria. Numero 2, bere poco a poco, assaporando. Numero 3, prendersi una pausa dagli impegni per rilassare la mente e il corpo. Numero 4, trovarsi bene in una situazione confortevole. Numero 5, questa l'abbiamo vista, spento, smorto, scolorito. Ti faccio ascoltare nuovamente la descrizione. In questa foto, 4 giovani donne si godono un momento di spensieratezza all'aria aperta, sorseggiando una birra fresca in un contesto urbano e vivace. Il loro linguaggio del corpo trasmette complicità, sembrano amiche di vecchia data, unite da un profondo legame. Il loro buon umore è contagioso. L'atmosfera è quella tipica di una domenica pomeriggio trascorsa senza pensieri, staccando la spina. Si vede che sono a loro agio e che si stanno divertendo l'una con l'altra. Il sole splende nel cielo e illumina la scena. Probabilmente è una calda giornata primaverile o estiva, come possiamo intuire dai loro vestiti. La ragazza sulla sinistra si sta divertendo molto. È mora e indossa una maglietta bianca attillata a maniche corte, un paio di jeans e una cintura nera. Accanto a lei c'è una ragazza un po' più bassa, sovrappeso, anche lei mora, che porta i capelli legati e indossa un paio di occhiali da vista. Porta una maglietta nera smanicata e una gonna verde smeraldo. Inoltre indossa dei braccialetti e una collana. La ragazza alla sua sinistra ha i capelli biondi e lisci, porta degli occhiali da sole, una camicia di jeans e dei pantaloni neri. Infine, la ragazza a destra ha il viso coperto dai capelli ricci e castani. Sotto la giacca di jeans indossa un vestito scuro. Alle loro spalle vediamo un murale vivace e dai colori sbiaditi. Prima definizione. Mancanza di preoccupazioni, serenità, allegria. Che parola ho usato nella mia descrizione con questo significato? La parola che ho usato è spensieratezza, spensieratezza. La spensieratezza è la mancanza di preoccupazioni, la mancanza di pensieri negativi. Possiamo dire che qualcuno è spensierato quando è sereno, quando è completamente libero da pensieri. Le vacanze estive portano a tutti un periodo di pace e spensieratezza. Seconda definizione: bere poco a poco, assaporando. Che verbo ho usato nella mia descrizione con questo significato? Ho usato il verbo sorseggiare, sorseggiare, che significa bere lentamente, gustando quello che si beve, bere in piccoli sorsi, sorseggiare. Mi piace guardare il tramonto sorseggiando un bicchiere di vino. Definizione numero 3. Prendersi una pausa dagli impegni per rilassare la mente e il corpo.
Qui ho usato un'espressione idiomatica nella mia descrizione. Che espressione ho usato? Staccare la spina. Staccare la spina. Letteralmente, staccare la spina significa rimuovere la spina da una presa di corrente. Ma in senso figurato usiamo questa espressione con il significato di rilassarsi, liberarsi dalle preoccupazioni e dallo stress. Ho bisogno di una vacanza, devo staccare la spina per qualche giorno. Definizione numero 4. Trovarsi bene in una situazione confortevole. L'espressione che ho usato nella mia descrizione è molto comune, ma spesso gli studenti hanno qualche difficoltà a usarla correttamente. Essere a proprio agio o sentirsi a proprio agio. In italiano non diciamo essere confortevole, essere comodo, no, usiamo questa espressione, essere o sentirsi a proprio agio. È importante che i dipendenti siano a loro agio nell'ambiente di lavoro. E in conclusione arriviamo alla definizione numero 5. La definizione è spento, smorto, scolorito. L'aggettivo che ho usato nella descrizione lo abbiamo già visto nella parte precedente dell'esercizio. L'aggettivo che ho usato è sbiadito, sbiadito. Quando un colore perde la sua brillantezza, la sua intensità, la sua luminosità, diciamo che è un colore sbiadito, un colore spento, un colore smorto. Vediamo un esempio. Dopo tanti lavaggi, il colore della maglietta è sbiadito. Usiamo moltissimo questo aggettivo per descrivere i vestiti, i capi d'abbigliamento che hanno perso il loro colore originale. Siamo arrivati alla fine del nostro esercizio. Spero che ti sia piaciuta questa attività un po' diversa dal solito. Credo che sia molto importante praticare la produzione scritta o la produzione orale con attività di questo tipo. Magari usa lo spazio dei commenti per farmi sapere cosa ne pensi di questo tipo di esercizi. Io ti invito nuovamente a iscriverti al canale e ad attivare la campanella delle notifiche per non perderti nemmeno una delle prossime lezioni. Ti ringrazio tantissimo per aver guardato questo video fino alla fine e ti mando un forte abbraccio. Alla prossima!